Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate poi il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami grazie. La luna. Periodo di introspezione, cari amici del Sagittario. Per qualcuno può fare riferimento a delle paure che ritornano a galla, può far riferimento a una presa di consapevolezza anche, riguardo a certe credenze che si avevano o certi pensieri o certe emozioni. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a quello che sono le proiezioni, La luna brilla di luce riflessa, quindi fa riferimento anche un po' alle proiezioni mentali che si fanno, su se stessi e anche sugli altri. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa hanno da dirvi. Allora, prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Okay, quindi non vi fate come si dice, sovrastare dalle paure, ma imparate prima di tutto ad amarvi. E poi qui abbiamo ritirarsi. È tempo di staccarsi dal mondo. La luna infatti ha comunque un riferimento con la notte, con la parte del riposo, con la parte della tranquillità, dell'introspezione. Quindi magari è ora di, ritirarsi per un po', insomma, di prendersi uno spazio, diciamo così. Okay, andiamo a vedere che cosa dicono i tarocchi per voi, cari amici del Sagittario. Adesso andiamo a vedere che carta è quella lì. Wow, asso di denari, cavaliere di bastoni. L'asso di denari prospetta bene, come inizio, è un bell'inizio, abbiamo il mago. L'asso di denari normalmente parla di quello che è un nuovo inizio di tipo concreto. Può essere una nuova relazione, che magari è appena iniziata o, il fatto che la relazione che già avete stia prendendo, diciamo, una piega un po' più concreta, Ehm, c'è come un approccio, diciamo, oppure per qualcuno potrebbe essere che c'è proprio questo nuovo progetto, questa nuova strada, questa nuova illuminazione, okay, questo nuovo, come vi posso dire, modo di stare insieme, a livello concreto intendo. Abbiamo poi un cavaliere di bastoni e il cavalier di bastoni potreste essere voi o potrebbe anche essere la vostra persona di interesse, una persona che entra nella vostra vita, okay, comunque è un'energia, passionale, molto diciamo così, focosa, okay, carismatica, è un'energia in azione. E difatti poi anche qui abbiamo il mago e il mago, essendo una carta comunque numero 1, come anche l'asso, parla anche qui di azione, parla di fare un qualche tipo di manifestazione, magari a livello sottile o a livello appunto concreto, come si diceva qui con questo asso di denari. Abbiamo poi anche la carta del matto qui e sento che per certi versi probabilmente si fa un po' fatica a chiudere un determinato ciclo per riuscire a fare questo tipo di azione, E in effetti poi qui abbiamo anche un 2 di spade ed è un po' il come vi posso dire, quello che dovreste fare voi, cioè guardare al futuro, okay, guardare oltre l'orizzonte, cercare di uscire, se vogliamo, anche un po' dalla vostra zona di comfort, okay? Ehm Abbiamo poi anche l'eremita e sento che guardate avete tutte un asso, vabbè un 1, un 1, uno 0 e anche l'eremita, diciamo che è un numero dispari, un numero maschile comunque, è una carta di iniziazione e parla comunque di un'energia solitaria, okay,
Andiamo avanti, vediamo come conclude la stesa, perché comunque l'eremita parla diciamo così, di quello che potrebbe essere la necessità di fare una ricerca interiore, di ricercare la propria verità, però è un po' come se doveste farlo da soli, no? Poi qui abbiamo un 9 di bastoni, un re di scusate, un re di denari e la carta della forza al contrario. Quindi probabilmente, avete bisogno di strutturarvi un pochettino, di prendere potere personale, mi verrebbe da dire, okay, perché in questo momento non avete la forza di creare questo distacco probabilmente. Avete bisogno di lavorare sulla vostra forza di volontà e anche proprio a livello concreto su quello che è il vostro progetto che abbiamo visto qui, questo nuovo inizio di cui parlavamo qui, okay? Va bene, andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa parlano queste carte. Allora, andiamo a vedere, grazie. Qui abbiamo di nuovo la carta dell'eremita che era già uscita qui e la carta della forza che è già uscita qui. Quindi sì, di nuovo c'è la possibilità di fare questo inizio di tipo concreto, ma non vedo comunque quello che è un vostro lavoro solitario, mi verrebbe, una vostra intenzione solitaria. Come mi posso spiegare? O è come se non vi sentiste all'altezza, come se non aveste le basi, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un fante di spade, abbiamo di nuovo la luna che era uscita qui e abbiamo il mondo. È come se vi mancasse un po' di determinazione. Di nuovo la luna, ci sono troppe paure nel fare questo tipo di cambiamento. Però diciamo che potreste trovare un po' più di sicurezza, se vogliamo, nell'approfondire alcune ricerche, nell'approfondire alcuni studi, nell'informarvi meglio su quello che è appunto questo nuovo inizio, su come gestire questo nuovo inizio, su come, potrebbe essere gestire la relazione o la situazione, okay? Andiamo a vedere la carta del mago per piacere, grazie. Abbiamo la carta dell'imperatrice, il 7 di coppe al contrario e la stella al contrario. È come se aveste tante cose, tanti, punti d'arrivo, tanti obiettivi. Potrebbe anche essere che avete in testa tante strade per raggiungere l'obiettivo e fondamentalmente non avete ancora trovato quella principale. Andiamo a vedere il matto per piacere. 6 di spade al contrario, infatti sì, state facendo fatica a lasciarvi indietro qualcosa. Allora, il 6 di spade fa riferimento molte volte al lasciarsi indietro determinate credenze limitanti che sono state acquisite nell'infanzia. Nello specifico, magari per qualcuno risuona, fa riferimento ai problemi con la madre. Quindi potrebbe essere che qui c'è un qualche tipo di credenza che, si ha, che magari non è vostra e che vi impedisce per certi versi di trovare quello che è questo 10 di coppe, ovvero l'appagamento emotivo, la famiglia felice, il completamento di quello che è un vostro, progetto affettivo magari. Andiamo a vedere questo 2 di okay. Allora abbiamo il re di coppe, il 6 di denari, il cavaliere di denari, un asso di bastoni e la sacerdotessa. Qui sento che è una questione di dare, ma dare il giusto, okay, è una questione di perché comunque abbiamo il re di coppe e, il 6 di denari e qui parla di quello che è dare le giuste attenzioni a quello che potrebbe essere anche il vostro futuro, okay, o quello che è una visione al futuro, cioè come valutate bene i pro e i contro, okay, e cercate di capire cosa dice il cuore e cosa dice la testa. Poi di qui abbiamo un cavaliere di denari, un asso di bastoni e la sacerdotessa. È un po' come se qui dicessero,
andate avanti a piccoli passi, fate piccole azioni e piano piano troverete la risposta. La sacerdotessa parla di guardar dentro, un po' come la luna, no, come se le risposte comunque le abbiamo dentro, il punto è che bisogna ascoltare il nostro intuito, però in realtà molte delle risposte che si cercano sono dentro. Quindi andiamo a vedere l'eremita, perché anche l'eremita parla di quello che è il cercare una risposta dentro e lo associo molto a questa carta, al ritirarsi, perché comunque il ritirarsi sì, qui fa vedere una coppia, okay, però potrebbe anche essere ritirarsi l'uno dall'altra, oppure prendersi uno spazio per la coppia. Andiamo a vedere l'eremita che cosa dice. Ehm, 3 di bastoni, 3 di spade e asso di coppe. Bisogna proprio perché il 3 di bastoni parla proprio di quello che è un viaggio, un allontanamento, può anche essere un fine settimana, però bisogna prendersi uno spazio per lavorare questo dolore e mi verrebbe da dire guarire il cuore. Bisogna ritirarsi, bisogna prendersi qui c'è qualcuno che ha bisogno di rivolgere l'attenzione dentro. Okay, andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché comunque il 9 di bastoni mi parla di quello che è un, atteggiamento di difesa, dovuto a paure precedenti e difatti qua e anche qui abbiamo la luna e quindi fortemente parla di paura. Allora, il 9 di bastoni è spiegato da un 4 di spade e dalla carta del sole, sono cascate anche queste 2, che sono un 8 di spade al contrario e il re di denari al contrario. Io sento che qui state, diciamo così, avete bisogno di questo periodo di introspezione, questo periodo da soli, senza condizionamenti, senza per lavorare il vostro dolore e per riuscire davvero a guarire. Perché di nuovo il 4 di spade fa riferimento un po' a tutto questo processo, no, al fatto di allontanarsi, di prendersi un tempo per guarirsi, per poter avere di nuovo la coppa piena, per poter rinascere fondamentalmente, per poter avere il nuovo inizio di cui si parla un po' qui, io sento. Ehm, avete bisogno di fare un lavoro su quello che è il vostro bambino interiore. Era uscito il 6 di spade, sì, qui. C'è qualche cosa del vostro passato che comunque ancora, diciamo vi tormenta, ma tormenta non è la parola giusta, diciamo che perché io credo che molti non siano neanche consapevoli delle dinamiche di queste credenze limitanti, quindi e di come lavorino, diciamo, anche se non siamo consapevoli. Per cui sento che sì, è necessario quello. E poi guardate comunque, il 9 di bastoni è anche spiegato da un 8 di spade al contrario e da un re di pentacoli. Tutto questo turbinio mentale, tutto questo pensiero tossico, diciamo, non vi fa bene, vi fa perdere concretezza. È come se vi facesse stare in aria, ma non vi fa atterrare, come vi dico. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Abbiamo un 5 di coppe e un 8 di bastoni. Allora, per qualcuno il re di pentacoli potrebbe rappresentare un'energia in aiuto, perché normalmente il re di pentacoli fa riferimento anche a terapeuti, a dottori, potrebbe anche essere un avvocato, a un qualche tipo di studio dove ci vuole, scusate, a un qualche tipo di professione dove ci vogliono anni di studio. E potrebbe essere una persona che magari vi aiuta a difendervi, vi aiuta a capirvi anche, no, andiamo a vedere la forza al contrario. È come se questa persona vi facesse, ehm, capire o magari non è una persona esterna, è la vostra energia dopo tutto questo processo di eremitaggio, dove riuscite a capire quello che è il vostro dolore e diciamo a buttar fuori quello che provate, quello che state vivendo dentro e a rendervi anche conto, vedendo le cose da un altro punto di vista, che comunque,
avete ancora delle cose nella vostra vita che, meritano di essere ringraziate comunque. Andiamo a vedere il la forza al contrario. Sento che comunque, qui si parla di un lavoro interiore. È come se ci fosse una sorta di vibrazione relazionale nei vostri confronti. Ancora una carta? Allora, la forza, al contrario è spiegata da un 2 di spade e dal giudizio. Quindi qui si tratta di fare una scelta fondamentalmente ed è quello che non avete il coraggio di fare. Il giudizio, di nuovo anche qui ho un riferimento al passato come mi dava la stella per 2 volte. Scusate, la luna per 2 volte che è uscita. Ehm, e altre carte che vedo qui. Comunque è come se doveste scegliere tra quello che è un periodo passato e quello che è questo nuovo inizio, okay? Fatevi aiutare, chiedete pure aiuto, comunicate quello che è il vostro dolore a questo re di denari. Io sento che potrebbe farvi bene perché vi schiarirà le idee, perché poi comunque avete il giudizio, cioè è vero che qui c'è il 2 di spade, ed è come se aveste la testa tanto piena di dubbi da non riuscire a trovare la forza e il coraggio, questa qui è la carta della forza, okay, per prendere questa decisione, ma alla fine avete la carta del giudizio e comunque parla di quello che è un'illuminazione, parla di quello che è un risveglio, okay, quindi sicuramente alla fine di questo periodo troverete quello che è la giusta scelta da fare. Anche qui c'era un 2, mi parlava di guardare al futuro, ma c'è anche una sacerdotessa, anche qui parla di scelta. Fondamentalmente sento che molti di voi vogliono avere un nuovo inizio, che sia una nuova relazione o un nuovo inizio all'interno della relazione, è come se ci fosse la volontà e anche per certi versi le basi, perché comunque iniziamo con un asso di denari, di avere questa nuova fase diciamo, no, però c'è un qualche tipo di credenza qui che limita questa nuova fase, cioè è un po' come se si andasse a rilento, diciamo così. Quello che potete fare per, diciamo, velocizzare i tempi e fare il lavoro interiore di cui vi parlano queste carte, il lavoro di strutturare le vostre barriere, le vostre difese, fare il lavoro sul dolore. Dai, non sono carte malvagie, cioè tutto sommato devo dire che è una bella lettura. Mi dice solo che forse è un attimo il tempo di guardarvi dentro e di capire cos'è veramente importante per voi, perché anche qui era uscito prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Guardate, non avete idea, facendo il lavoro sulle credenze limitanti, ehm, di che cosa vi possiate rendere conto, cioè cose impressionanti che credenze che uno non sa di avere in realtà sono lì e lavorano e creano tutta una serie di vibrazioni all'interno della nostra vita che magari noi non vogliamo. È interessante. Okay, allora andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, condividere o commentare. Okay, abbiamo l'avventura, ve le metto qua così le vedete, poi abbiamo l'esaurimento e la guida. Mh. La guida la rivedo molto qui con il re di pentacoli, quella guida di cui si parlava, anche se qui in realtà si parla di autoguida, perché, questa carta parla di quello che è la guida interiore in realtà. Guardate, l'ho anche messa sopra l'eremita. Voi stessi siete la vostra guida interiore. La luna parla sì delle paure, ma parla anche del subconscio, del rivolgersi dentro, dell'ascoltarsi. Probabilmente dovete prendervi un tempo per ritirarvi e ascoltare voi stessi, senza i condizionamenti delle persone esterne, senza i condizionamenti potenzialmente della famiglia, della società. Sento più della famiglia che della società, in realtà, però anche la società ci può stare. Ehm, la guida sento che è quello di cui, diciamo così, un po' non siete consapevoli.
Quello di cui siete coscienti è del fatto che, è tutto nuovo, diventa tutto nuovo. Mhmm, c'è la invece di viversi probabilmente questo nuovo inizio con paura, questa carta vi vuole un po' dire: vivetela come una nuova avventura. Prendetelo con uno spirito: "Dai, vediamo cosa succede, vediamo sfidatevi insomma." Prendetela anche un po', non dico giocando, perché non voglio che sembri sottogamba, però con filosofia, no, quello che si vedo che, probabilmente diciamo è una cosa che vedete e non vedete, se vogliamo, è che la carta dell'esaurimento, è un 9 di bastoni, ce l'avevate già qui, okay, è la carta del difendersi. Io credo qui che ci sia qualcuno che è talmente, tanto tempo che sta cercando di difendersi, che sta cercando di creare questo nuovo inizio, che sta arrivando un po' all'esaurimento delle forze, ed è anche per quello che probabilmente c'è questa necessità di rivolgere l'attenzione dentro. Voi dovete trovare la v dovete innamorarvi di nuovo di voi stessi, dovete imparare a rispettare prima di tutto voi stessi. Bella lettura Sagittario, bella lettura. Bene, andiamo a vedere un ultimo consiglio da parte di questi oracoli, vediamo che cosa vi vogliono dire. Per gli amici del Sagittario, per piacere, grazie. Ancora una carta, per piacere. Wow! Coltellata nella schiena. Parla di dolore, di separazione, di delusione, di un attacco scioccante, del cuore rotto. Sagittario, qualcuno qui ferisce, eh? Può anche essere inflitta. Ehm, o no? No. Fate attenzione perché c'è anche qui avevo il 3 di spade. Okay, bene. Era meglio se non estraevo questa carta. Mi spiace. Però deve essere solo un avvertimento, fate attenzione, guardatevi intorno, l'esaurimento. In effetti il 9 di, scusate, di bastoni nel vediamo se lo ritrovo qua. Nel mazzo tradizionale parla di una persona che si difende, da un colpo già ricevuto, no, è un po' l'imparare a difendersi, eccolo qua. Questa persona ha la testa bendata, vuol dire che è già stato colpito ed è per quello che si sta difendendo. E questa carta la leggo un po' qua, a questo 9 di bastoni. Cari amici del Sagittario, questo è quello che ho per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.